L'articolo 14 è un articolo molto impegnativo, come del resto tutti gli altri. Siamo educatrici, per cui abbiamo a che fare con una missione molto delicata, quella di metterci accanto ai giovani, camminare con loro, diventare loro amiche, far capire loro che gli vogliamo tanto bene e perciò che vogliamo il loro bene. Allora, leggiamo l'articolo. La nostra missione tra le giovani richiede che la castità sia per noi, come insegna Don Bosco, una particolare caratteristica. Vivremo perciò in grado eminente questa virtù e la esprimeremo nell'amorevolezza salesiana, che ci consente di essere trasparenza dell'amore di Dio e riflesso della bontà materna di Maria. Saremo così capaci di accogliere le giovani con quell'affetto forte e sincero che dà loro la gioia di sentirsi amate personalmente e le aiuta a maturare nell'amore oblativo, in una purezza irradiante e liberatrice. Viviamo la castità accogliendola certamente come un dono del Padre e la facciamo diventare anche una nostra scelta, un impegno di vita, scegliendola sia con il corpo che con il cuore. E questo dono che il Padre ci fa, questa scelta che noi poi facciamo, diventa dono per i giovani. Pensiamo di avvicinare ogni giovane ed anche ogni sorella con il nostro cuore sulle nostre mani. Forse facciamo un po' di fatica ad immaginarlo, ma l'idea è quella di non infondere timore nelle persone che ci avvicinano, nei giovani, nelle sorelle. L'unico timore che dovrebbero avere è quello di perdere la nostra amicizia, quindi di trasmettere sicurezza, apprezzamento, riconoscenza, affetto vero. L'articolo la chiama amorevolezza salesiana e sappiamo che è uno dei cardini del nostro sistema preventivo. Se abbiamo accolto il dono della chiamata alla vita religiosa è perché abbiamo fatto esperienza dell'amore del Padre e questa esperienza, che non si è fatta soltanto una volta, ma che continua nel nostro cammino, è la forza che guida ogni nostro giorno, ogni nostra giornata, che ci dà la motivazione per cui vogliamo perdonare, ci dà la motivazione per cui vogliamo fidarci degli altri, la motivazione per cui vogliamo mettere il bene delle sorelle e delle giovani prima del nostro. Questa esperienza che noi viviamo la facciamo trasparire nel nostro modo di essere, così che tutti coloro con cui veniamo a contatto siano attratti non da noi come persone, ma da noi in quanto trasparenza dell'amore del Padre. Allora capiamo quanto impegnativa sia questa scelta e quanto dobbiamo stare attente e vigilare perché questa sia veramente la realtà di ogni giorno, essere trasparenza di questo amore del Padre, trasparenza di questa esperienza di amore profondo che facciamo e che dà senso alla nostra esistenza di figlia di Maria Ausiliatrice. E proprio perché siamo figlie di Maria Ausiliatrice, suppone che viviamo una relazione di figliolanza particolare con Maria, la quale sentiamo nostra madre e nostra maestra. Con il voto di castità
ci impegniamo ad essere anche riflesso della bontà materna di Maria. Non dobbiamo metterci a tavolino e studiare come fare tutto questo, come essere trasparenza dell'amore del Padre, riflesso della bontà materna di Maria. Non sono tante le cose da fare, ma è una questione di cuore. È curare questa nostra esperienza di amore con Dio e con Maria. Il resto verrà da sé. Lasciamo perciò parlare questa esperienza di amore intimo attraverso non solo la nostra bocca, ma tutto il nostro essere, perché toccherà il cuore di chi avviciniamo e saranno capaci di sentire tutta la sincerità del nostro affetto. L'ultimo paragrafo dell'articolo 14 ci ricorda quella frase di Don Bosco, il quale diceva che è importante non solo che i giovani siano amati, ma che loro sentano di essere amati. Quando impariamo ad amare sinceramente, allora ci rendiamo conto che molte volte questo amore contagia. Io direi sempre contagia, quando l'amore è vero ed è sincero. È vero che ci sono dei giovani o anche delle sorelle nelle comunità che a volte si mostrano dure con noi, costruiscono muri intorno a loro che sembrano muri impenetrabili, ma non sappiamo ciò che passa dentro di loro, quindi non possiamo giudicare. E poi dobbiamo considerare che i nostri tempi non sono i tempi di Dio. E allora chissà, quell'amore sincero che abbiamo voluto donare, quell'avvicinare i giovani e le sorelle che apparentemente hanno costruito questi muri intorno a loro, avvicinarle con il nostro cuore sulle nostre mani, magari non farà breccia in questo muro subito. Chissà, un giorno, quando magari non ci saremo mai più, non perché questo sia il nostro amore, ma perché noi vogliamo essere trasparenza dell'amore di Dio. Allora è Dio che lavora nel cuore di questi giovani, di queste sorelle. E comunque queste persone che costruiscono muri grandi intorno a loro non sono poi tante rispetto a chi non ha muri o se ce le ha sono muri di carta che non resistono molto all'amorevolezza salesiana, quella vera, non quella sdolcinata, quella dove veramente noi vogliamo comunicare Dio, vogliamo comunicare la maternità di Maria. Dopotutto, il sentirsi amati personalmente fa bene al cuore, ognuna di noi lo sa, rafforza la fiducia in se stesse, produce serenità, fa crescere nell'amore oblativo, quell'amore che dona senza aspettarsi di ricevere qualcosa in contraccambio. Allora ecco, vediamo che questo articolo 14 veramente è un articolo impegnativo, perché ci ricorda quello che siamo chiamati ad essere e non possiamo incolpare nessuno se ci rendiamo conto che molte volte non siamo trasparenza dell'amore di Dio o riflesso della bontà materna di Maria. Non è colpa di nessuno, siamo noi con le nostre scelte, con i nostri propositi, con il nostro cammino spirituale di cui dobbiamo aver cura, che piano piano, giorno dopo giorno, con l'aiuto dei sacramenti, con l'aiuto dell'ascolto della parola di Dio, alla palestra della vita comunitaria, cerchiamo di diventare sempre più trasparenza, cerchiamo di donare quella bontà materna
che ci fa essere persone, donne consacrate, pienamente realizzate e veramente felici. Madre di tutte le